Lezione 1. Trovare supporto. Ehi Anna, hai sentito cos'è successo con i nostri colleghi? Credo che dovremmo fare qualcosa per dimostrare il nostro sostegno. Oh, davvero? Non avevo ancora sentito i dettagli. Cosa pensi che possiamo fare per aiutarti? Beh, penso che la cosa migliore sia essere lì solo per loro, capisci? Evita di puntare il dito e offri un orecchio che ascolti. È un'ottima idea. A volte anche solo avere qualcuno con cui parlare può fare la differenza. Sono felice di prestare ascolto. Assolutamente. E magari possiamo organizzare un piccolo raduno o una gita, giusto per distogliere la mente di tutti dalla situazione per un po'. Questo è un ottimo suggerimento. Un po' di positività e cameratismo potrebbero fare molto in questo momento. Ci sto. Meraviglioso, inizierò a mettere insieme qualcosa. Sono sicuro che i nostri colleghi apprezzeranno davvero il gesto. Sembra buono. Fammi sapere come posso esserti utile. Sono lieto che stiamo adottando questo approccio. È il modo migliore per sostenerci a vicenda. Anch'io. Va bene, ti contatterò presto per i piani. Ci sentiamo dopo. Lezione 2. Fare nuove amicizie. Buongiorno Anna, volevo chiederti una cosa. Sono un po' preoccupata di non poter fare nuove amicizie con questo nuovo lavoro. Oh, capisco questa preoccupazione. Iniziare da qualche parte può sembrare un po' scoraggiante quando si tratta di socializzare. Esattamente. Non sono la persona più estroversa, quindi temo che finirò per stare seduta da sola a pranzo. Ci sono già stato. La chiave è metterti in gioco, anche se all'inizio ti senti a disagio. Qualche consiglio su come farlo? Voglio fare una buona impressione ed entrare in contatto con i miei colleghi. Beh, cerca di essere amichevole e disponibile. Chiedi alle persone informazioni su se stesse e sui loro interessi. Offritevi di prendere un caffè o pranzare insieme. Questo ha senso. Dovrò uscire un po' dalla mia zona di comfort, ma ne varrà la pena per farmi degli amici. Assolutamente. E ricorda, i tuoi colleghi probabilmente la pensano allo stesso modo. Quindi sii tu ad avviare quelle connessioni. Buon punto. Va bene, ci proverò. Grazie per l'incoraggiamento. Mi sento un po' più preparato adesso. Lezione 3. Sfide di fitness. Ehi Anna, come va la tua routine di allenamento ultimamente? La mia mi è sembrata piuttosto dura ultimamente. Oh, davvero? Con cosa hai avuto problemi? In realtà mi sto godendo i miei allenamenti più del solito. Beh, sto cercando di sforzarmi un po' di più, ma trovo difficile rimanere motivato alcuni giorni. Ti sento. È facile perdere energia, soprattutto quando gli allenamenti diventano più impegnativi. Cosa stai facendo per allenarti? Un mix di sollevamento pesi e cardio. Ma penso di aver bisogno di cambiarlo per mantenere le cose interessanti. Questa è una buona idea. Cambiare la tua routine può davvero aiutarti a rimanere impegnato ed energico. Qualche consiglio? Sono disponibile a provare cose nuove per rendere i miei allenamenti più piacevoli. Mm, magari provare un corso di ginnastica come il ciclismo o lo yoga.
L'aspetto sociale e l'istruzione possono fare una grande differenza. Questo è un ottimo suggerimento. Volevo provare un corso di ciclismo. Forse ci proverò questa settimana. Lezione 4. Rimanere informati. Ehi Anna, hai visto quel programma su Channel 7 ieri sera? Evidentemente stanno succedendo delle grandi novità. No, me lo sono perso. Qual era la storia? Ultimamente ho cercato di rimanere più aggiornato sugli eventi attuali. Beh, da quello che ho capito, aveva a che fare con alcuni importanti sviluppi politici. Sembrava piuttosto significativo. Ah, capisco. È importante seguire le notizie, anche quando a volte sembra un po' opprimente. Sicuramente. Succedono così tante cose che può essere difficile tenerne traccia. Ma cerco almeno di sfogliare i titoli dei giornali. Lo stesso qui. Anche solo una rapida occhiata alle notizie al mattino può aiutarti a sentirti più informato. Assolutamente. E trovo che discutere delle notizie con altri, come te, mi aiuti a capire meglio i problemi. Assolutamente. Lo scambio di punti di vista è così prezioso. Qual è la tua opinione sulla storia di cui hai sentito parlare? Beh, da quello che ho capito, sembrava che ci fossero dei cambiamenti politici significativi. Ma dovrei approfondire la questione per farmi un'opinione reale. Lezione 5. Esplorazione di nuovi luoghi per lo shopping. Ehi Anna, mi chiedevo se avessi qualche consiglio per i migliori negozi in città? Oh, è una bella domanda. Consiglio vivamente di dare un'occhiata a Wing Fujing Street e Shidan Street. Hanno una gamma davvero diversificata di negozi. Oh meraviglioso, ho sentito che quelle zone sono famose per i loro acquisti. Che tipo di negozi puoi trovare lì? Un po' di tutto. Boutique di abbigliamento alla moda, negozi specializzati, grandi magazzini, chi più ne ha più ne metta. È un paradiso per gli amanti dello shopping. Sembra perfetto. Sono dell'umore giusto per curiosare e magari concedermi qualche novità. Sicuramente approfittane. La selezione è incredibile e anche i prezzi possono essere abbastanza ragionevoli. Fantastico, è bello sapersi. Dovrò ritagliarmi un po' di tempo questo fine settimana per esplorare quelle zone. Sembra un piano. Fammi sapere se vuoi altri consigli o vuoi fissare una data per lo shopping. Potrei accettarlo. Sarebbe divertente dare un'occhiata insieme. Lezione 6. Esplorazione degli interessi. Ehi Anna, hai deciso cosa vuoi fare questo fine settimana? Non ancora. Sto ancora cercando di capirlo. Hai qualche suggerimento interessante? Beh, stavo pensando che potremmo fare una passeggiata nel vicino parco. Il clima sembra perfetto per questo. Oh, un'escursione sembra adorabile. Mi piace stare all'aperto e fare esercizio. Ottimo. Conosco un sentiero davvero panoramico che potremmo visitare. Hai altre preferenze? Mm, forse potremmo fermarci per un pranzo al sacco dopo l'escursione? Adoro provare nuovi ristoranti locali. È un'idea fantastica.
Cercherò alcuni buoni posti della zona. Meraviglioso! Non vedo davvero l'ora. Possiamo discutere i dettagli più tardi. Suona bene. Ti invierò presto maggiori informazioni. Sarà un fine settimana divertente. Lezione 7. Alla scoperta di nuove tendenze. Ehi Anna, prima ero al centro commerciale e ho visto dei gioielli davvero fantastici. Oh, è interessante. Che tipo di gioielli hai visto? Un sacco di pezzi metallici alla moda, collane, bracciali e persino alcuni anelli. Gioielli metallici? Sembra molto elegante. Dovrò dare un'occhiata. Sì, penso che ti starebbe benissimo. Sì, dovremmo andare a fare shopping insieme qualche volta. È un'ottima idea. Sono sempre alla ricerca di nuove tendenze della moda. Fantastico, possiamo farne una giornata. Sono sicuro che troveremo dei pezzi fantastici. Sono emozionato. Dovremo coordinare anche i nostri outfit. Sicuramente. Sarà un divertente giro di shopping. Lezione 8. Ricordando un accogliente caffè. Ehi Anna, ti ricordi quel caffè che abbiamo provato il mese scorso? Oh sì, quello con il fantastico caffè e pasticcini. Esattamente. L'atmosfera era così accogliente e invitante. Completamente d'accordo. Ho adorato l'arredamento rustico e il personale cordiale. Anch'io. Era il posto perfetto per rilassarsi e recuperare il ritardo. Sicuramente. Vorrei che potessimo tornarci presto. Dovremmo programmare un'altra visita. Ho voglia dei loro deliziosi prodotti da forno. Lo stesso qui. Facciamo in modo che tornarci presto sia una priorità. Sembra un piano. Non vedo l'ora che arrivi. Lezione 9. Discutere dei servizi dell'hotel. Ehi Anna, hai prenotato il nostro hotel per il prossimo viaggio? Sì, ce l'ho. Ho trovato un posto fantastico con molti ottimi servizi. Questo è fantastico. Di che tipo di servizi stiamo parlando? Bene, per cominciare, ha un minibar con snack e bevande. Oh, è comodo. C'è altro? Sì, e la colazione è effettivamente inclusa nella tariffa della camera. Wow, è un bel vantaggio. Sarà fantastico fare una ricca colazione. Esattamente. Sono davvero soddisfatto dell'hotel che ho trovato. Anch'io. Questo viaggio si preannuncia fantastico. Lezione 10. Alla scoperta di Parigi. Ciao Anna, hai sentito parlare della Torre Eiffel a Parigi? Mi piacerebbe visitarla un giorno. Sì, John. La Torre Eiffel è un monumento così iconico. Ho sempre voluto vederlo di persona. Anch'io. Ho visto delle foto, ma deve essere fantastico vederle da vicino.
Sicuramente. Dovremmo organizzare un viaggio a Parigi insieme. Scommetto che i panorami dall'alto sono mozzafiato. È un'ottima idea. Potremmo esplorare la città e visitare anche altri luoghi famosi. Sembra un piano. Dovremmo cercare il momento migliore per andare e fare un elenco di tutti i luoghi che vogliamo vedere. Assolutamente. Inizierò a esaminare le opzioni di alloggio e trasporto. Meraviglioso. Sono già entusiasta della possibilità di vedere la Torre Eiffel dal vivo. Lo stesso qui. Sarà un'avventura incredibile. Lezione 11. Preparare le valigie per il viaggio a Parigi. Ehi Anna, hai iniziato a fare le valigie per il nostro viaggio a Parigi? Non ancora, John. Voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Hai qualche consiglio? Beh, sicuramente non dimenticare di mettere in valigia la tua fotocamera. Ti consigliamo di immortalare tutte le bellezze. Buon punto. E probabilmente dovrai portare anche un caricabatterie portatile, nel caso in cui la batteria del mio telefono si esaurisse. Oh, e non dimenticate snack e acqua per quando siamo in giro a esplorare. Ottima idea. Rimanere idratati e rigenerati sarà importante, specialmente dopo tutte le passeggiate che faremo. Esattamente. Dovremo essere preparati per un'intera giornata di visite turistiche. Assolutamente. Mi assicurerò di mettere in valigia anche delle scarpe comode. Perfetto. Sarà un viaggio fantastico. Non vedo l'ora di vivere Parigi con te. Lezione 12. Esplorare Parigi con un budget limitato. Ehi Anna, sto cercando modi per esplorare Parigi con un budget limitato. Hai trovato qualche buon consiglio? Sì, ce l'ho. Una cosa che possiamo fare è cercare tour a piedi gratuiti per avere un'idea della città. È un'ottima idea. E possiamo anche provare a trovare biglietti scontati per le attrazioni più famose. Assolutamente. Possiamo anche prendere in considerazione un ordine di quantità maggiore se il prezzo è più favorevole. Una buona idea. Dovremmo anche esaminare le opzioni di trasporto pubblico per risparmiare sugli spostamenti. Sicuramente. Il sistema metropolitano di Parigi è piuttosto esteso, quindi potrebbe essere un modo conveniente per spostarsi. Eccellente, e possiamo preparare i nostri pranzi per evitare di mangiare fuori ad ogni pasto. Buon punto. Questo ci aiuterà a risparmiare un sacco di soldi sul cibo. Dobbiamo solo assicurarci di avere una borsa termica o isolata. Perfetto. Con un po' di pianificazione, possiamo divertirci moltissimo a Parigi senza spendere una fortuna. Lezione 13. Influencer marketing. Ehi Anna, hai notato come l'influencer marketing stia diventando sempre più popolare in questi giorni? Sì, ce l'ho. È affascinante vedere come i brand stiano sfruttando il potere degli influencer sui social media per raggiungere il loro pubblico di destinazione. Assolutamente. È una strategia intelligente, vero? Gli influencer possono davvero aiutare i marchi a entrare in contatto con i propri clienti in un modo più autentico.
Sicuramente. Penso che sia particolarmente efficace per le giovani generazioni che sono più propense a fidarsi dei consigli dei loro influencer preferiti. Esattamente. E i dati mostrano che l'influencer marketing può essere incredibilmente efficace nel promuovere vendite e coinvolgimento. Assolutamente. Hai notato quanti dei tuoi marchi preferiti stanno collaborando con influencer in questi giorni? Oh, di sicuro. Sta diventando un punto fermo nel loro marketing mix. Sono curioso di vedere come continuerà ad evolversi nei prossimi anni. Anch'io. Mi chiedo se inizieremo a vedere più normative sull'influencer marketing per garantire trasparenza e autenticità. Questo è un buon punto. Sono state sollevate alcune preoccupazioni su aspetti come le sponsorizzazioni segrete e la necessità di linee guida più chiare. Lezione 14. Acquisto di fragranze. Ehi Anna, volevo chiederti, sei stata in quella nuova profumeria in centro? Ho sentito che hanno una selezione incredibile. Oh sì, ci sono andato l'altro giorno. È stata un'esperienza così divertente. Ti aiutano davvero a trovare la tua fragranza perfetta. È bello sentirlo. Volevo rinfrescare la mia collezione di acqua di Colonia. Forse potremmo andare insieme qualche volta? Sicuramente, mi piacerebbe. Possiamo esplorare tutte le diverse fragranze e aiutarci a vicenda a trovare i nostri nuovi odori caratteristici. Sembra un piano. Mi sento sempre un po' sopraffatto quando si tratta di scegliere le fragranze. Non preoccuparti, il personale è super competente. Ci guideranno attraverso il processo e si assicureranno che troviamo qualcosa che amiamo. Perfetto, è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tendo a rimanere bloccata a sentire gli stessi pochi profumi più e più volte. Capisco perfettamente. È facile rimanere bloccati in un solco. Ma questa sarà l'occasione perfetta per espandersi. Assolutamente. Va bene, fissiamo una data per andare insieme a comprare fragranze. Sono entusiasta di trovare la mia nuova colonia preferita. Lezione 15. Muoversi in Thailandia. Ehi Anna, sto programmando presto un viaggio in Thailandia. Hai qualche consiglio sul modo migliore per spostarsi nel paese? Oh, la Thailandia è fantastica. Beh, ho sentito che il paese ha una vasta rete di opzioni di trasporto per aiutarti a spostarti. Questo è buono a sapersi. Quali sono alcuni dei modi più comuni e convenienti per viaggiare in Thailandia? Bene, il sistema di trasporto pubblico è davvero robusto, con autobus, treni e persino voli nazionali che collegano le principali città. I treni in particolare sono un ottimo modo per vedere la campagna. Ah, i treni sembrano una buona opzione. Sono affidabili e comodi? Sicuramente. Il sistema ferroviario è abbastanza efficiente e le corse possono essere davvero panoramiche. Assicurati solo di prenotare i biglietti in anticipo, soprattutto durante le ore di punta. Ok, ottimo consiglio. E che ne dici di spostarti all'interno delle città stesse? Qualche consiglio in merito? I tuk-tuk e i taxi sono molto comuni e comodi per spostarsi in città come Bangkok. Anche gli autobus pubblici e le metropolitane sono molto utili.
Fantastico, questo mi dà un buon punto di partenza per pianificare il mio trasporto per il viaggio. Apprezzo i consigli utili. Lezione 16. Avventura con zaino in spalla in solitaria. Ehi Anna, stavo pensando di viaggiare da sola e viaggiare con lo zaino in spalla per l'Europa. Cosa ne pensi? Sembra incredibile, John. Viaggiare da soli può essere un'esperienza incredibile e che apre gli occhi. Sì, sono davvero incuriosito dall'idea di farlo da solo. Niente orari, niente piani, solo libertà totale. Assolutamente. Questa è una delle parti migliori. Puoi andare ovunque ti porti il vento. Hai iniziato a pianificare la logistica? Non ancora, sono ancora nella fase dei sogni ad occhi aperti. Ma sto cercando di cercare alcuni ostelli e opzioni di trasporto convenienti. È un ottimo primo passo. Gli ostelli sono perfetti per chi viaggia da solo. Incontrerai tante altre persone avventurose. Questo è quello che spero. Mi piacerebbe entrare in contatto con altri backpackers e fare nuove amicizie lungo la strada. Di sicuro, l'aspetto sociale è una delle maggiori attrattive dei viaggi da soli. Avrai così tante storie incredibili con cui tornare a casa. Non vedo l'ora. Ora ho solo bisogno di dedicare un po' di tempo per farlo accadere. Il lavoro è stato così impegnativo ultimamente. Lezione 17. Confronto della concorrenza. Buongiorno Anna, ho sentito la notizia del concorso che introduce nuovi prodotti. Cosa ne pensi? Beh, penso sia una mossa intelligente da parte loro. Dovremo esaminare attentamente ciò che offrono e vedere come si confronta con la nostra gamma. Sicuramente. Dovremmo provare a mettere le mani su questi nuovi prodotti e fare un'analisi approfondita. Concordato. Vedrò se riusciamo a farci inviare dei campioni. Nel frattempo, quali sono i tuoi pensieri su come dovremmo rispondere? Penso che dobbiamo esaminare la nostra roadmap di prodotto e vedere dove possiamo apportare alcuni miglioramenti o aggiunte strategiche. Buon punto. Forse possiamo fare un brainstorming di idee per nuove funzionalità o linee di prodotti che potrebbero aiutarci a rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Assolutamente. Quando possiamo riunirci per discuterne ulteriormente? Che ne dici di domani pomeriggio? Bloccherò un po' di tempo nei nostri calendari. Sembra fantastico, mi assicurerò di essere disponibile. Non vedo l'ora. Lezione 18. Ricerche di mercato. Ehi Anna, ho fatto delle ricerche sui nuovi prodotti della concorrenza. Hai avuto la possibilità di indagare anche su questo? Sì, ho esaminato i dettagli. Sembra che stavolta si stiano davvero concentrando sul prezzo e sul valore. Interessante. Probabilmente dovremmo fare un'analisi di mercato più completa per vedere come le loro offerte si confrontano con le nostre. Buona idea, penso che dovremmo anche confrontare i prezzi e vedere se c'è spazio per modificare la nostra strategia tariffaria. Giusto, attrezzatura. Dovremmo anche confrontare i prezzi prima di acquistare qualsiasi cosa per lo sviluppo dei nostri prodotti. Assolutamente. Lavorerò per mettere insieme un confronto dettagliato tra le caratteristiche principali e i prezzi. Questo dovrebbe darci un quadro più chiaro.
Sembra un piano. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per compilare quei dati. Lo farà. Nel frattempo, c'è altro che pensi dovremmo esaminare? Forse potremmo esaminare il feedback dei clienti e vedere cosa stanno realmente cercando in questa categoria di prodotti. Lezione 19. Ricette preferite. Ehi Anna, ho sentito che sei una vera chef. Quali sono alcune delle tue ricette preferite? Oh, mi piace cucinare. Uno dei miei piatti preferiti è una deliziosa frittura. I sapori e le consistenze sono sempre così soddisfacenti. Sembra gustoso. Mi piace anche preparare diversi tipi di piatti saltati in padella. Hai ricette o tecniche esclusive che consiglieresti? Assolutamente. Ho messo a punto una salsa davvero saporita che si abbina benissimo con tutti i tipi di proteine e verdure. Fammi sapere se vuoi che condivida la ricetta. Sì, per favore. Cerco sempre di ampliare il mio repertorio culinario. Meraviglioso. Lo spedirò più tardi oggi. Nel frattempo, quali altri tipi di piatti ti piace preparare? Direi che sono una cuoca un po' versatile. Adoro sperimentare diverse cucine e profili di sapori. È fantastico. Sarei curioso di saperne di più sulle tue ricette o tecniche di cottura preferite. Beh, un piatto che mi piace molto è un sostanzioso spezzatino di lenticchie. È così nutriente e confortante. Lezione 20. Stabilire un framework. Ciao Anna, volevo dare seguito alla nostra precedente discussione sull'espansione della nostra offerta di prodotti. Ottimo. Sono contenta che tu ne abbia parlato. Sto facendo delle ricerche aggiuntive e ho alcune idee che mi piacerebbe condividere con te. Suona bene. Penso che sia importante stabilire un quadro chiaro per la valutazione di eventuali nuovi prodotti. Assolutamente. Sono d'accordo. Potresti iniziare delineando quali dovrebbero essere, secondo te, alcuni dei criteri chiave? Certo, stavo pensando a cose come la domanda del mercato, la fattibilità della produzione, l'allineamento con il nostro marchio e, naturalmente, la redditività. Sono tutti ottimi punti. Aggiungerei anche la differenziazione competitiva come fattore importante da considerare. Bella chiamata. Vogliamo assicurarci che tutti i nuovi prodotti che introduciamo si distinguano davvero sul mercato. Esattamente. E penso che dovremmo valutare anche la potenziale cannibalizzazione dei nostri prodotti esistenti. Sicuramente, non vogliamo compromettere le nostre offerte attuali. Si preannuncia un processo di valutazione completo. Lezione 21. Stampanti convenienti e affidabili. Ehi Anna, stai cercando di acquistare una nuova stampante di recente? Stavo pensando di comprarne una anch'io. Ah sì, ce l'ho. Stavo pensando di acquistare una stampante a getto d'inchiostro. Sembrano abbastanza convenienti in questi giorni e funzionano abbastanza bene. È un'ottima idea. Anch'io ho sentito parlare bene delle stampanti a ghetto d'inchiostro. Sono versatili e producono stampe di buona qualità. Assolutamente. Inoltre, le cartucce d'inchiostro sono molto più economiche rispetto alle stampanti laser.
Penso che una stampante a getto d'inchiostro soddisferebbe perfettamente le mie esigenze. Sicuramente. Hai dato un'occhiata a qualche modello specifico che ti interessa? Sì, ho esaminato alcune opzioni molto apprezzate da HP e Canon. Sembrano trovare un buon equilibrio tra costi, funzionalità e qualità di stampa. Fantastico, sono marchi affidabili. Penso che esaminerò anche quelli. Una stampante economica ma affidabile è esattamente ciò di cui ho bisogno. Sembra un piano. Fammi sapere se trovi delle buone offerte o hai altre domande. Sono felice di condividere ciò che ho imparato nella mia ricerca. Lo farò, grazie Anna. Questo è stato davvero utile, ora sono più sicuro di trovare la stampante giusta. Lezione 22. Godersi il processo creativo. Mattina. Volevo chiederti, a che tipo di progetti artistici stai lavorando ultimamente? Oh, ultimamente mi piace molto la pittura di paesaggi e ritratti. Lo trovo così appagante e rilassante. È fantastico. Ho sempre ammirato le tue capacità artistiche. Cosa ti piace di più di questo tipo di progetti? Beh, adoro il processo di catturare l'essenza di una scena o di una persona attraverso le mie pennellate. È così gratificante vedere il pezzo finale messo insieme. Posso immaginarlo. L'attenzione ai dettagli e la fusione dei colori devono essere piuttosto accattivanti. Assolutamente. E la parte migliore è che imparo sempre nuove tecniche e sperimento stili diversi. Fa fluire la creatività. Questo è fantastico. Vorrei avere più talento artistico, ma tendo a dedicarmi a compiti più analitici. Ognuno ha i suoi punti di forza. Sono sicuro che eccelli in altre attività creative, anche se l'arte tradizionale non è il tuo forte. Hai ragione, mi piace scrivere e risolvere problemi. Ma ammiro le persone come te che sanno dipingere capolavori così belli. Lezione 23. Formazione per il nuovo ruolo. Ciao Anna, volevo parlare con te del programma di formazione per il mio nuovo ruolo. Hai qualche minuto? Assolutamente. Sono felice di discuterne. Il programma di allenamento è fondamentale per una transizione senza intoppi, quindi immergiamoci. Fantastico, sono un po' nervoso a dire il vero. Ci sono molti nuovi software e processi da imparare. Capisco la sensazione, ma l'allenamento è progettato per metterti subito al passo. Ti guideranno attraverso tutto passo dopo passo. È bello sentirlo. Voglio solo assicurarmi di essere completamente preparato prima di assumermi nuove responsabilità. Non preoccuparti, la squadra che guida l'allenamento è fantastica. Si assicureranno che tu ti senta sicuro di te e pronto a partire con il piede giusto. Ok, è rassicurante. E mi assicurerò di fare molte domande se rimarrò bloccato su qualcosa. Perfetto, è esattamente l'approccio giusto. I trainer sono lì per supportarti, quindi non esitare a contare su di loro. Fantastico, mi sento già meglio. Grazie per aver dedicato del tempo a chiacchierare con me. Lezione 24. Tenere il passo con la tecnologia.
Ehi Anna, sei stata al passo con tutti gli ultimi progressi tecnologici ultimamente? Sembra che tutto stia cambiando così velocemente. Lo so, a volte può essere un po' opprimente. Cerco costantemente di rimanere aggiornato sugli ultimi gadget e innovazioni. Assolutamente. È difficile sapere in cosa investire di questi tempi. Mi sembra di giocare sempre a recuperare il ritardo. Ti sento. Il ritmo del progresso tecnologico sta solo accelerando. È difficile sapere a quali tendenze vale la pena prestare attenzione. Esattamente. Ho paura di rimanere indietro, sai? Tipo, e se mi perdessi qualche nuova tecnologia rivoluzionaria? Comprendo la preoccupazione, ma cerca di non stressarti troppo. La cosa più importante è concentrarsi sulla tecnologia che migliora davvero la tua vita. Questo è un buon punto. Suppongo di non aver bisogno di essere uno dei primi ad adottare ogni nuovo prodotto che arriva sul mercato. Esattamente. Siate selettivi e aspettate che la polvere si depositi un po'. In questo modo puoi prendere decisioni più informate su ciò che vale il tuo tempo e il tuo denaro. Hai ragione, forse per ora dovrei limitarmi alle cose basilari e non farmi prendere troppo dal clamore. Lezione 25. Bevande estive rinfrescanti. Ehi Anna, sto cercando di trovare delle idee divertenti per le bevande estive. Hai qualche ricetta preferita? Oh, è una bella domanda. Una delle mie bevande estive preferite è una semplice limonata al miele e menta. Ah, sembra delizioso. Adoro l'idea di aggiungere un tocco di miele e menta alla limonata. È così rinfrescante, soprattutto in una giornata calda. Un filo di miele e una spruzzata di menta fresca lo portano davvero al livello successivo. Posso immaginarlo. È una svolta così creativa su un classico. Quali altre idee per le bevande estive hai in mente? Beh, mi piacciono molto anche le acque fresche infuse con frutta, tipo infuso alla fragola o un mix di frutti di bosco. Sono così idratanti e pieni di sapore. Sembra perfetto per l'estate. La frutta gli conferisce anche una dolcezza naturale così bella. Esattamente. E sono così facili da fare a casa. Basta affettare i tuoi frutti preferiti e lasciarli macerare in acqua per un po'. Dovrò sicuramente provarlo. Lezione 26. Politiche distinte. Ehi Anna, hai notato quanto siano diverse le politiche del nuovo governo rispetto alla precedente amministrazione? Hai ragione, John. Il loro approccio sembra davvero distinto. Cosa ne pensi delle modifiche che hanno apportato finora? Bene, alcune delle nuove politiche sono piuttosto progressiste, mentre altre sembrano più conservative. Sarà interessante vedere come andranno a finire. Assolutamente. Sono curioso di vedere se riescono a trovare un equilibrio che funzioni per il paese. Anch'io. Immagino che non sarà un compito facile, vista la polarizzazione del panorama politico. Sicuramente. Ci vorranno molti compromessi e collaborazioni per far avanzare il paese. Concordato.
Spero che possano mettere da parte le loro differenze e concentrarsi su ciò che è meglio per le persone. Questo è un buon punto. Alla fine, questa dovrebbe essere la priorità. Esattamente. Dovremo aspettare e vedere come si evolverà il tutto. Lezione 27. Siti web di viaggi. Ehi Anna, hai utilizzato qualche sito web di viaggi per pianificare i tuoi prossimi viaggi? Sì, ne ho usati alcuni diversi. Booking.com è stato davvero utile per trovare hotel e voli. Ottimo, dovrò dare un'occhiata. Quali altri siti web hai usato? Ho provato anche Expedia e TripAdvisor. Tutti hanno caratteristiche e vantaggi unici. Ah, capisco. È bello avere delle opzioni quando si pianifica un viaggio. Assolutamente. Trovo che sia meglio confrontare alcuni siti diversi per ottenere le migliori offerte. Questo ha senso. Lo terrò a mente quando inizierò a pianificare la mia prossima vacanza. Suona bene. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lo farò, grazie Anna. Lezione 28. Weekend Adventure. Ehi Anna, sei eccitata per la nostra avventura del fine settimana? Sicuramente non vedo l'ora. Cosa hai pianificato? Beh, stavo pensando che potremmo fare un'escursione in montagna e poi magari dare un'occhiata a quel nuovo negozio di articoli per esterni. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di uscire e godermi l'aria fresca. Anch'io, sarà una bella pausa dalla routine quotidiana. Assolutamente. Abbiamo sicuramente bisogno di fare altre gite di fine settimana come questa. Sono d'accordo. È così importante disconnettersi e ricaricare di tanto in tanto. Sicuramente. Questo sarà il modo perfetto per farlo. Ottimo, non vedo l'ora. Lezione 29. Monopoly Game Night. Adoro Monopoli, iniziamo una partita. Sistemerò il tabellone e potremo lanciare i dadi. Fantastico. Ci sto. Non gioco a Monopoly da anni. Sarà divertente. Va bene, io sarò il cappello a cilindro e tu il ditale. Suona bene? Sembra perfetto. Va bene, faccio il primo lancio. Lancia i dadi o un 6. Sposterò la mia casa e comprerò quella proprietà. Bello, vedo che ho ottenuto un vantaggio anticipato. Lancia i dadi, beh, dai un'occhiata, un doppio. Sposterò il mio pezzo e comprerò la ferrovia. Oh, mossa intelligente. Ora devo iniziare a risparmiare per ricavare terreni nelle vostre proprietà. Ah, esattamente. È qui che inizia l'impero immobiliare. Si strofina le mani maliziosamente. Oh cavolo, sono nei guai, vero? Ride bene. Avanti, sono pronto per la sfida. Questo è lo spirito. Va bene, è il tuo turno di rotolare. Vediamo cosa ha in serbo il destino. Lezione 30.
Preferenze dello smartphone. Ehi Anna, sono alla ricerca di un nuovo smartphone. Qual è la tua opinione sui diversi sistemi operativi? Ottima domanda, John. Personalmente sono propenso a un dispositivo Android. Che mi dici di te? Ho preso in considerazione sia le opzioni Android che iOS. Sono curioso di sentire il tuo punto di vista sui pro e contro di ciascuno. Bene, trovo che Android sia molto personalizzabile e flessibile, cosa che mi piace molto. Ma iOS può offrire un'esperienza più semplice e intuitiva per alcuni. Questo è un buon punto. Mi piace l'idea della personalizzazione, ma apprezzo anche la semplicità e la facilità d'uso. È sicuramente un compromesso. Hai avuto la possibilità di provare qualcuno degli ultimi modelli di entrambe le piattaforme? Non ancora, ma ho intenzione di andare al negozio questo fine settimana per provarli. Qualche modello specifico che mi consiglieresti di dare un'occhiata? I nuovi telefoni Google Pixel e Samsung Galaxy sono entrambi eccellenti opzioni Android. E, naturalmente, vale sempre la pena prendere in considerazione gli iPhone più recenti. Ottimo, li terrò a mente. Grazie per il consiglio. Lezione 31. Trovare gioia nelle attività quotidiane. Ehi Anna, sei riuscita a trovare il tempo per attività che ti danno gioia ultimamente? Bella domanda, John. Sì, sto cercando di dedicare più tempo alle cose che mi piacciono. È così facile lasciarsi prendere dalla routine quotidiana. Sono d'accordo. È importante dare priorità a queste attività significative, anche se solo per un po' ogni giorno. Sicuramente. Fare una pausa per fare qualcosa di divertente o rilassante può davvero ricaricare le batterie. Assolutamente. Che genere di cose hai fatto per trovare quella gioia? Beh, mi sto sforzando di leggere di più per piacere, fare passeggiate all'aperto e persino riprendere un vecchio hobby che amavo. È fantastico. Sembrano modi davvero appaganti per portare più gioia nella tua vita. Lo sono stati davvero. E tu, John, che mi dici di te? Sei riuscito a ritagliarti del tempo per divertirti e divertirti? Sai, ci sto ancora lavorando. Ma ho iniziato a dedicare 1 o 2 ore la sera per rilassarmi, che si tratti di ascoltare musica, guardare uno spettacolo preferito o semplicemente rilassarmi. Lezione 32. Stabilire competenze attraverso contenuti di valore. Ehi Anna, stai pensando a come affermarti come esperta nel tuo campo? Ottima domanda, John. Ultimamente mi sono concentrato molto sulla creazione di contenuti di valore. Ah, capisco. Come te la stai comportando? Bene, ho fatto molte ricerche e ho cercato di condividere le mie intuizioni e conoscenze attraverso post di blog, social media e persino alcuni interventi. Sembra un approccio davvero efficace. Condividere la tua esperienza in questi modi può sicuramente aiutarti a stabilire la tua credibilità. Assolutamente. E ho scoperto che non si tratta solo del contenuto in sé, ma anche del modo in cui lo si presenta. Buon punto. La consegna e l'imballaggio delle informazioni sono importanti tanto quanto la sostanza.
Esattamente. Ho lavorato per rendere i miei contenuti coinvolgenti, informativi e facili da digerire. È una strategia davvero intelligente. Lezione 41. Il lavoro di squadra vince. Ciao Anna, hai sentito del nuovo progetto a cui sta lavorando il nostro team? Sono un po' nervoso perché dobbiamo collaborare con colleghi di altri dipartimenti. Oh, davvero? Penso che la collaborazione sia un ottimo modo per affrontare sfide complesse. Lavorare insieme può offrire nuove prospettive e facilitare la risoluzione dei problemi. Hai una buona ragione. Spero solo che tutti siano disposti a lavorare in squadra e a sostenersi a vicenda. Sono sicuro che se lo affronti con un atteggiamento positivo, andrà bene. Ricordate, c'è forza nei numeri quando le persone si sostengono a vicenda. Questo è vero, cercherò di mantenere una mentalità ottimista. Qualche consiglio su come promuovere un ambiente collaborativo? Sicuramente. La comunicazione è fondamentale. Assicurati che tutti si sentano ascoltati e apprezzati. Inoltre, non abbiate paura di porre domande o offrire assistenza. Un po' di lavoro di squadra fa molto. Ottimi consigli, grazie Anna. Ora mi sento meglio riguardo a questo progetto. Il lavoro di squadra fa davvero funzionare i sogni. Assolutamente. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Ricorda solo di rimanere di mentalità aperta e di sostenere i tuoi colleghi. Lo farà. Grazie per aver dedicato del tempo per chiacchierare, Anna. È rassicurante sapere di avere il tuo sostegno. Lezione 34. Discutere dell'economia. Ehi Anna, sei stata al passo con tutte le notizie sull'economia ultimamente? Sì, John. È stato difficile da capire, questo è sicuro. Sicuramente. Si è parlato molto dell'inflazione, dei tassi di interesse e del potenziale di recessione. Assolutamente. È un periodo davvero complesso e incerto dal punto di vista economico. Sì, molte persone si sentono un po' ansiose e insicure per il futuro. Posso immaginarlo. È il tipo di situazione in cui è difficile sapere cosa aspettarsi. Esattamente. Finora hai notato degli impatti sulla tua vita quotidiana? Ad essere onesti, l'ho fatto. Cose come i prezzi dei generi alimentari e del gas sono in costante aumento. Ti sento. Questi tipi di spese quotidiane si sommano davvero quando aumentano. Lezione 35. Premi di viaggio negli aeroporti affollati. Ehi Anna, hai avuto esperienze con i programmi di premi di viaggio negli aeroporti affollati ultimamente? Oh, è una domanda interessante, John. In realtà sì. Ho cercato di massimizzare le mie ricompense quando volo. È fantastico. Mi piacerebbe saperne di più. La navigazione tra tutti i diversi programmi può essere complicata. Su questo hai ragione. Ma ho scoperto che con una piccola ricerca puoi davvero ottenere grandi benefici. Bello, di che tipo di vantaggi hai potuto usufruire? Beh,
Ho accumulato miglia e punti tramite la mia carta di credito e i programmi fedeltà delle compagnie aeree. È incredibile quanto velocemente possano sommarsi. Questo è fantastico. Immagino che sia utile, soprattutto quando si ha a che fare con aeroporti affollati e affollati. Assolutamente. Poter accedere all'imbarco prioritario e all'accesso alle lounge è stato un punto di svolta. Scommetto. Questi tipi di vantaggi possono rendere l'intera esperienza in aeroporto molto più confortevole. Lezione 36. Abitudini sane. Ehi Anna, ultimamente ho cercato di stabilire alcune abitudini salutari. Che genere di cose stai facendo? Buongiorno, John. È fantastico. Ho cercato di allenarmi di più e di mangiare cibi più sani. Che ne dici di te? Faccio passeggiate regolari e bevo più acqua durante il giorno. Ha davvero fatto la differenza nel modo in cui mi sento. Meraviglioso. Camminare è un modo semplice ed efficace per rimanere attivi. E rimanere idratati è così importante. Assolutamente. Cerco anche di dormire a sufficienza e di limitare il tempo che trascorro davanti allo schermo la sera. Queste abitudini sono state rivoluzionarie per me. Sono tutte ottime abitudini. Trovo che quando do priorità alla cura di sé, nel complesso sono più produttiva e più felice. Sicuramente. Si tratta solo di apportare piccoli cambiamenti sostenibili. Ogni piccola cosa conta quando si tratta della nostra salute. Hai proprio ragione. Sono felice che ci stiamo concentrando entrambi sul nostro benessere. È stimolante sostenersi a vicenda in questi sforzi. Sicuramente. È sempre più facile condividere il viaggio con un amico. Ti ringrazio per aver ascoltato e condiviso le tue esperienze. Lezione 37. Ricette di frullati. Ehi Anna, hai provato quel nuovo ristorante di frullati in centro? Hanno delle combinazioni di sapori davvero interessanti. Oh, non ci sono ancora stato. Che tipo di frullati hai provato? Il mio preferito è il frullato di spinaci e banana. È così cremoso e delizioso. Oh, suona bene. Anch'io sono una persona che ama i frutti di bosco. Forse potremmo provare quel posto insieme e io posso prendere il frullato ai frutti di bosco. Sembra perfetto. Possiamo confrontare le nostre ricette preferite. Sono sempre alla ricerca di nuove idee salutari per frullati. Anch'io. Ehi, l'altro giorno ho visto una ricetta con spinaci, banana e ananas. Ho pensato che valesse la pena provarlo. Oh, l'ananas aggiungerebbe un bel sapore dolce e piccante. Dovrò provarci. Sicuramente. Fammi sapere come va a finire. Forse possiamo scambiarci le nostre ricette preferite di frullati prima o poi. Assolutamente, mi piacerebbe. Questo mi fa venire voglia di un frullato adesso. Usciamo e proviamo quel nuovo posto? Lezione 38. Avventura fotografica. Sono così entusiasta di iniziare la mia prima avventura fotografica. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Ehi! È fantastico, John. Essendo un fotografo esperto,
Consiglierei di iniziare con alcune tecniche di composizione di base. Fantastico, sono pazzo. Che tipo di principi compositivi devo tenere a mente? Beh, la regola dei terzi è classica. Immagina di dividere l'inquadratura in 9 parti uguali e di posizionare il soggetto lungo le linee che si intersecano. Oh, capisco. Sembra un modo semplice ma efficace per creare inquadrature più dinamiche e visivamente interessanti. Esattamente. Puoi anche giocare con linee guida, inquadrature e spazi negativi per guidare l'occhio dello spettatore. Questi sono alcuni consigli davvero utili. Terrò sicuramente a mente questi principi di composizione mentre sarò in giro per le riprese. Meraviglioso! Sono sicuro che catturerai delle foto incredibili. Ricordati solo di divertirti e sperimentare. Ottimo consiglio. Non vedo l'ora di uscire e iniziare ad allenarmi. Sarà un'esperienza di apprendimento così divertente. Lezione 39. Atmosfera accogliente. Ehi Anna, sto cercando di creare un'atmosfera accogliente nel mio salotto. Qualche idea su come posso farlo? Oh, sembra carino, John. Suggerirei di iniziare con una luce calda e morbida. Forse delle lampade da tavolo o delle luci a corda. È un'ottima idea. Stavo pensando di acquistare una lampada da terra con dimmer per creare l'atmosfera. Perfetto. E non dimenticate le texture. Coperte, morbidi cuscini e persino un soffice tappeto possono davvero aumentare il fattore accogliente. Ah sì, quegli elementi materici saranno fondamentali. Dovrò tenere d'occhio alcuni pezzi d'accento accoglienti. Assolutamente. E non dimenticare di aggiungere anche alcuni elementi naturali, come piante in vaso o fiori freschi. Oh, è un ottimo suggerimento. Alcune piante d'appartamento ravviverebbero davvero lo spazio e lo renderebbero più invitante. Esattamente. Sono sicuro che qualunque cosa tu scelga, creerà un'atmosfera così calda e accogliente nel tuo salotto. Apprezzo tutte le ottime idee. Sono entusiasta di iniziare a decorare e rendere il mio spazio ancora più accogliente. Lezione 40. Crociera panoramica sul fiume. Ehi Anna, anch'io sono andata a fare una crociera in barca lungo la Senna. È stato il momento clou del mio recente viaggio. Sembra incredibile, John. Ho sempre voluto fare una crociera panoramica sul fiume. Com'è stato? È stato assolutamente mozzafiato. Abbiamo avuto modo di vedere così tanti monumenti iconici parigini dall'acqua. Oh, posso solo immaginarlo. Scommetto che era il modo perfetto per ammirare l'architettura e l'atmosfera della città. Totalmente. La barca si muoveva a un ritmo piacevole e tranquillo, così potevamo davvero goderci il panorama. Sembra così rilassante. C'è stato qualche luogo in particolare che ti ha colpito di più? Mi è piaciuto molto navigare davanti alla Torre Eiffel e alla Cattedrale di Notre Dame. La città sembra così meravigliosa vista dal fiume. Posso solo immaginarlo. Deve essere stata un'esperienza così magica. Mi piacerebbe fare una crociera simile un giorno.
Lo consiglio vivamente. È stato sicuramente il momento clou del mio viaggio e un ottimo modo per vedere la città.